Cari amici, bentrovati. Nei filmati precedenti ci siamo soffermati su diverse tipologie di armi, in particolare di armi corte. Abbiamo visto delle repliche con le bombolette CO2, canna liscia, canna rigata. Abbiamo visto delle pistole per tiro accademico con tecnologia PCA e con tecnologia PCP. Ne abbiamo tralasciata una, l'abbiamo lasciata per ultima, forse perché oggi sono armi che sono forse un pochino meno di moda e un pochino meno attuali, e della tecnologia delle pistole a molle pistone, come le carabine Springer sostanzialmente. Tra queste ne ho scelto una che ho per le mani, che è una pistola di Casavei Rauch ed è la pistola HV70, che adesso vi illustro. Di questa pistola in realtà ne esistono due modelli. L'HV70 propriamente detta, che è un'arma simile a questa ma col corpo in polimero in plastica nera, analoga parte meccanica senza compensatore di volata, dotata di mire proprie, quindi mire posteriori e tunnel sulla volata della canna, e questo modello che si chiama HV70 Black Arrow, che è nativa priva di mire. Questa pistola ha, come dicevo, un compensatore di volata, una slitta che è messa appositamente per alloggiarvi un dispositivo di puntamento, sia esso un cannocchiale come questo, un 2x20, oppure un punto rosso. Dobbiamo tuttavia tenere presente che questo tipo di armi, come tutte le armi che hanno molle e pistone, allo sparo hanno una certa reazione. Noi eravamo abituati con le armi sia PCP che PCA, ci eravamo abituati molto bene dal punto di vista del rinculo e del rilevamento dell'arma, perché quelle tecnologie praticamente ne sono prive. Mentre in quest'arma questi due fenomeni esistono e sono evidenti. Vi illustrerò quindi come è fatta quest'arma, quali difetti ho trovato e quali sono i pregi. L'arma è costituita da un corpo che credo sia una resina simillegno. Tutta la struttura dell'arma stessa è in acciaio, logicamente, e con un'ottima brunitura, come si è abituato del resto Casavei Rauch. In particolare della canna basculante e della sfera di richiusura della pistola, che come vedete è di generose dimensioni e quindi garantisce una chiusura molto precisa, molto stabile, e l'arma praticamente è sicuramente un'arma che da un punto di vista della precisione non lascia delusi. Lo scatto è uno scatto regolabile, tuttavia è uno scatto che non ha un primo e un secondo tempo ben definiti, piuttosto ha uno scatto che si tira e a un certo punto si avverte una piccola resistenza e si ha poco dopo lo sparo, però senza una netta suddivisione tra, come dicevo, il primo e un secondo tempo. La reazione allo sparo è quella che ci si può immaginare ad un'arma di questo tipo, calcolando poi il livello di energia che vedremo si aggira intorno ai 3 joule e mezzo. La sicura è alloggiata qui sul fianco sinistro e si inserisce automaticamente al caricamento dell'arma. L'altro aspetto che io trovo un pochino discutibile è la dimensione dell'impugnatura. La dimensione dell'impugnatura è abbastanza piccola, abbastanza sottile tutto sommato, e non è molto adatta a chi ha le mani non tanto grosse come le mie quanto abbastanza lunghe come le mie, perché impugnando l'arma si vede che fuoriesce molto il dito perché non c'è un'impugnatura che impegna la mano nel modo adeguato. Può darsi che esista qualche dispositivo o qualche accorgimento per rendere un attimino più corposa l'impugnatura, perché così com'è effettivamente è un pochino risicata. La Weihrauch HV70 Black Arrow nasce senza organi di mira, quindi deve essere montata un'ottica o un punto rosso, diciamo un dispositivo di puntamento sulla slitta predisposta sopra l'arma stessa. Ora noi qui possiamo vedere che c'è una specie di rialzo su cui sono presenti 3 fori. Su questi 3 fori viene montata questa slitta, che adesso vi faccio magari vedere più da vicino. Viene montata questa slitta che viene fissata con 2 viti
in questi due alloggiamenti. Tuttavia, per il rinculo che quest'arma presenta, queste viti tendono ad allentarsi e si presenta un gioco di questo tipo sulla slitta su cui viene montata l'ottica. E questo è uno dei problemi. Secondo problema, non essendoci nessun foro di bloccaggio, l'ottica che viene montata sopra tende col tempo ad arretrare con gli spari. E questi sono due dei difetti che ho rilevato nell'uso di quest'arma. Adesso la mia idea in questo momento è quella di interporre tra la pistola e la slitta del nastro biadesivo, un minimo di spessore ma comunque elastico e significativo, fissare il tutto con le viti con del freno a filetti e poi pensare come bloccare l'ottica. E questa è una cosa che adesso vedremo un po' più avanti. Ho provveduto quindi a sgrassare le parti, in particolare sopra la slitta, sul cilindro e la slitta stessa, e ho interposto uno strato di biadesivo. Avevo già provato a interporre del silicone ma con scarsi risultati. Adesso voglio provare con questo e vedere un attimino se questo è sufficiente, mettendo magari anche un po' di frenafiletti sulle due viti per far sì che questa slitta mantenga una posizione stabile e non prenda a un certo punto a oscillare. Adesso la fissiamo con le viti. Ecco, un ritocchino col pennarello e diciamo il nastro risulta molto meno visibile. Procedo quindi adesso a montare l'ottica, poiché però non esiste un prigioniero qui e non esiste nemmeno il corrispondente foro per poterlo alloggiare qui, anche qui proverò ad adottare la tecnica del nastro biadesivo e vediamo che risultati nel tempo si otterranno. Ecco, l'arma è di nuovo montata con l'ottica sistemata sulla slitta. Adesso è tutto bloccato teoricamente dal biadesivo che è interposto. Vediamo se questa strategia è sufficiente a frenare e a far sì che, nonostante il rinculo dello sparo, non si svitino le viti, non si smolli la slitta e il gruppo ottico sia stabile. Le prove ce lo diranno nel tempo. Quindi abbiamo visto come ho effettuato le modifiche per tentare di rendere meno labile il gruppo slitta ottica. Si vedrà nel tempo se ho indovinato con questa modifica oppure è vana pure questa. Questa pistola è prodotta in entrambe le versioni, cioè HV70 e HV70 Black Arrow, però non so attualmente se è importata in Italia e da chi è importata. È un'arma gradevole, specialmente se al tiratore piace percepire la sensazione dello sparo, con tanto di rinculo e un po' di rilevamento, sensazioni che sono completamente assenti nelle più sterili tecnologie PCA e PCP. Tuttavia queste reazioni non devono trarre in inganno, questa rimane comunque un'arma precisa. Come organo di puntamento ho optato per un cannocchiale, un Walther 2x20 e un'ottica che serve per uso a braccio teso. Probabilmente si sarebbe potuto ricorrere anche a un punto rosso, facendo però sempre attenzione alla robustezza del dispositivo, perché va sempre scelto in funzione degli scuotimenti dovuti alla reazione allo sparo. Queste problematiche non si presentano sulla versione base dell'HV70, in quanto è nativa con organi di mira propri. Questo esemplare pesa 1450 grammi, ottica e attacchi compresi, ma risulta ben bilanciata in mano. La canna è lunga 160 mm e si stende per ulteriori 30 mm per via della presenza del compensatore di volata. La velocità raggiunta dei pallini, io ho usato per le prove dei pallini JSB Exact 0,547 grammi, e si aggira intorno ai 113 metri al secondo, come si può vedere dal grafico che viene illustrato. L'energia espressa, in relazione alla massa e alla velocità, si aggira attorno ai 3,5 joule. Magari con qualche tipo di pallino digerito meglio della canna è possibile raggiungere qualche livello di energia lievemente superiore, ma non credo che possano esserci delle differenze significative. In ogni caso non dimentichiamo che 3,5 joule sono più che sufficienti per la disciplina P10,
ma per esperienza personale posso garantirvi che ci si può spingere anche oltre e tirare a 25 metri, con risultati soddisfacenti per tipologia di arma. Qui a lato è illustrata in questo momento la sintesi di 6 cartellini standard P10. Questa sintesi è stata realizzata tramite un programma che si chiama Target Scan, molto comodo, che Ferruccio ed io usiamo spesso per meglio valutare e confrontare le prestazioni delle armi che proviamo. Arrivando a una conclusione, possiamo dire che l'HV70 Black Arrow è un'arma sicuramente di nicchia. Forse si potrebbe anche dire un po' di altri tempi, se vogliamo definirla così, ma che può piacere a chi ama avvertire la sensazione allo sparo. È robusta e ben fatta, ad esclusione dell'inspiegabile scelta di fissare a sbalzo la slitta per il montaggio dell'ottica. Inoltre lo scatto è progressivo, sì, non ruvido, ma con qualche ombra. L'impugnatura è un po' piccola, ma ci si abitua. Non è una cosa poi così grave. Per il resto, come dicevo, l'arma sembra sovradimensionata come robustezza e costruzione. Sembra proprio realizzata per durare in eterno. Non mi risultano altre osservazioni da fare e non mi rimane quindi che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento a un prossimo filmato. Saluti a tutti.